In fila. Mi scusi, signore, ma lei non era dietro di me? No, mi sembra di essere qui da prima. Davvero? Io sono arrivata alle 10:30 e lei non c'era. Io alle 10:20, signora. Forse non mi ha visto. Ma qui tutti aspettano il proprio turno? Certo, ma non voglio litigare, voglio solo spedire un pacco. Anch'io. E guardi quanta gente. È sempre così alla posta. Già, c'è solo uno sportello aperto. È incredibile. E la signora allo sportello parla con tutti 10 minuti. Sì, forse chiede anche il caffè. Magari. Io ho una lezione alle 11 e non voglio fare tardi. Capisco. Io invece devo andare in banca, ma aspetto da mezz'ora. Hanno messo un numero per la fila? Sì, eccolo. Io ho il numero 42. E lei? Io il 43esimo. Allora mi scusi. Aveva ragione lei? Non fa niente, capita. Sì, a volte non si capisce chi è l'ultimo. Già, almeno qui c'è l'aria condizionata. Meno male, fuori ci sono più di 33 gradi. È vero. Ecco, tocca a lei adesso. Oh, finalmente, grazie per la pazienza. Di niente, buona giornata. Anche a lei, arrivederci. Telefonata all'idraulico. Pronto? Buongiorno, è l'idraulico? Sì, buongiorno. Sono Luca Moretti, l'idraulico. Mi dica. Buongiorno, signor Moretti. Aiuto, ho un problema grande. Calma, signora. Cosa succede? Si è rotta una tubatura in bagno. L'acqua esce dappertutto. Capisco. Esce molta acqua. Sì, tantissima. Il pavimento è tutto bagnato. Va bene, prima cosa. Chiuda subito il rubinetto principale dell'acqua. Non so dov'è. Di solito è vicino alla lavatrice o sotto il lavandino della cucina. Aspetti un momento. Sì, trovato. L'ho chiuso. Perfetto, molto bene. L'acqua si ferma? Sì, si ferma. Ma il bagno è ancora pieno d'acqua. Prenda degli asciugamani o uno straccio e cerchi di asciugare un po'. Va bene, lo faccio subito. E poi? Se può, metta un secchio o una bacinella sotto il punto dove perde. Sì, buona idea. Lo faccio. Bene. Non tocchi i fili della corrente per sicurezza. Capito? Viene presto? Sì, arrivo tra 20 minuti. Dove abita? In via Torino, secondo piano. Perfetto, segno l'indirizzo. Grazie mille, mi ha salvato. Di niente, signora. Mantenga la calma, arrivo subito. Va bene, la aspetto. A tra poco, signora. Non si preoccupi. Grazie, signor Moretti, a dopo. Giacca rovinata in tintoria. Buongiorno, sono venuta a prendere la mia giacca? Buongiorno. Mi dice il nome, per favore. Sì, Rossi, Maria Rossi. Un momento. Ecco qui la sua giacca beige. Sì, grazie, ma mi sembra un po' diversa. Diversa? In che senso? Guardi, qui sulla spalla c'è una macchia scura. Prima non c'era. Oh, mi dispiace molto. Posso vedere meglio? Certo, è una giacca nuova. L'ho comprata da Zara la settimana scorsa. Capisco. È strano. L'abbiamo lavata a secco come sempre. Ma la macchia è proprio visibile. Ha ragione. Forse il prodotto di pulizia ha lasciato un segno.
E adesso cosa possiamo fare? Possiamo provare a pulirla di nuovo, senza costi aggiuntivi. Va bene, quanto tempo serve? 2 giorni. Può tornare giovedì pomeriggio, verso le 5. D'accordo. Spero che torni come nuova. Faremo il possibile, signora. Se il segno non va via, possiamo offrirle uno sconto. Grazie, apprezzo molto. Vuole lasciare il suo numero di telefono? Sì, certo, eccolo. Perfetto, la chiamiamo appena è pronta. Grazie. Di solito siete molto bravi. È la prima volta che succede. Mi dispiace davvero. Cerchiamo sempre di lavorare con cura. Lo so. Per questo torno sempre alla vostra tintoria. La ringrazio. Prometto che la sistemiamo. Bene, allora ci vediamo giovedì. A giovedì, signora Rossi. Buona giornata. Grazie, buona giornata anche a voi. Chiamare il carro attrezzi. Pronto, buongiorno? È il servizio di carro attrezzi? Sì, buongiorno. Come posso aiutarla? Ho un problema con la mia macchina, non parte più. Capisco. Dove si trova? Sono a Milano, in via Leopardi, vicino al bar. Va bene. Che tipo di macchina è? È una Fiat Panda, colore rosso. Ha provato ad accenderla più volte? Sì, ma non si accende proprio. Forse la batteria è scarica. Nessun problema. Mandiamo subito un tecnico. Quanto tempo ci vuole? Circa 20 minuti, dipende dal traffico. Va bene, aspetto qui vicino alla macchina. Perfetto. Può dirmi anche la targa, per favore? Sì, Grazie. Il servizio ha un costo di 50 euro. va bene, posso pagare con carta? Sì, certo, il nostro autista ha il terminale per la carta. Perfetto. Deve portare la macchina in officina? Sì, al garage auto service, per favore. D'accordo, gliela portiamo lì direttamente. Grazie mille, siete molto gentili. Di nulla, signora. Il carro attrezzi arriva subito. Va bene, aspetto qui. Se vuole, il tecnico la chiama quando è vicino. Sì, grazie, questo mi aiuta molto. Nessun problema. A dopo. A dopo, grazie ancora. Restituzione del resto. Sbagliato in un negozio. Buongiorno. Posso pagare in contanti, per favore? Certo, sono 12,50 € in totale. Ecco a lei una banconota da 20 euro. Grazie. Ecco il resto, 6 euro. Mi scusi, credo che ci sia un errore. Davvero? Vediamo un momento. Ho dato 20 euro e il conto è di 12,50 euro. Dovrei ricevere 7,50 euro, giusto? Oh, ha ragione. Mi dispiace, ho sbagliato io. Nessun problema, capita. Ecco, questo è l'euro e 50 che mancava. Grazie mille. Grazie a lei per aver controllato. È difficile quando il negozio è pieno, vero? Sì, oggi c'è tanta gente, è sabato mattina. Già, e tutti comprano qualcosa prima del pranzo. Sì, specialmente il pane fresco e i dolci. In effetti, il vostro cornetto alla crema è fantastico. Grazie. Lo facciamo ogni giorno alle 7 del mattino. Allora torno domani per la colazione. Volentieri. E stavolta prometto di non sbagliare il resto. Va bene. Buona giornata. Buona giornata anche a lei. Arrivederci.
parlare dei figli adolescenti. Ciao, come stai? Ciao, bene, grazie. E tu? Abbastanza bene, ma un po' preoccupata per mio figlio. Davvero? Cosa succede? È sempre al telefono, chatta, guarda video, non parla quasi più con noi. Ah, anche mia figlia è così. Passa ore su Instagram. Già, e poi va a dormire tardi ogni sera. Lo so. La mia dice sempre solo 5 minuti. E poi è mezzanotte. Esatto, al mattino è sempre stanca per la scuola. Anche la mia. E non vuole mai fare colazione. Mio figlio invece mangia solo biscotti e poi corre via. Almeno mangia qualcosa. La mia beve solo un caffè. Ma a scuola vanno bene? Sì, abbastanza, ma non studiano come prima. Già, è difficile concentrarsi con il telefono accanto. Hai provato a toglierlo la sera? Sì, ma diventa nervosa. Dice che tutte le sue amiche scrivono fino a tardi. Anche mio figlio dice così. Forse dobbiamo essere più pazienti. Hai ragione, è un'età difficile. Però sono anche simpatici, no? Hanno tante idee. Sì, e parlano sempre di musica e film. A proposito, la tua figlia ascolta ancora quella band italiana? Sì, i Måneskin, a volume altissimo. Almeno non è una cosa pericolosa? Vero, e il tuo figlio fa sport? Sì, gioca a calcio 2 volte a settimana al campo di Via di Rosa. Bene, lo sport aiuta molto. Già, stanca il corpo e calma la mente. Dobbiamo solo imparare a capire i nostri ragazzi. Hai ragione. E parlare con loro, anche se non è sempre facile. Sì, ma pian piano migliorerà. Speriamo. Ora devo andare a prendere mia figlia alla scuola di musica. Va bene, salutamela. Lo farò. A presto. A presto, buona serata. Comprare dolci in pasticceria. Buongiorno. Buongiorno signora, benvenuta nella pasticceria Bella Vita. Che profumo! Avete tutto l'odore di zucchero e vaniglia. Sì, oggi abbiamo fatto i cornetti e i biscotti al burro freschi. Mmm, che buoni! Quanto costano i cornetti? 1,20 € l'uno? Bene, ne prendo 2. Uno alla crema e uno al cioccolato, per favore. Subito! Vuole anche qualcosa da bere? Sì, un cappuccino piccolo, grazie. Va bene. Qualcos'altro? Abbiamo anche cannoli siciliani e torte al limone. Oh, i cannoli! Quanto costano? 2,50 € l'uno. Ne prendo uno per provarlo. Ottima scelta! È il nostro dolce più famoso. Posso sedermi al tavolo vicino alla finestra? Certo, si accomodi pure. Le porto tutto io. Ecco i cornetti, il cappuccino e il cannolo. Grazie, che bello, sembrano deliziosi. Sì, sono appena usciti dal forno. Perfetto, posso pagare adesso? Come preferisce? Subito o dopo? Pago subito, grazie. Quanto viene in totale? Sono 6,90 €. Ecco a lei 7 euro. Grazie. Ecco il resto. Grazie a lei, il cappuccino è ottimo. Mi fa piacere. Torni pure domani. Abbiamo anche crostate e muffin. Oh, volentieri. Arrivederci e buona giornata. Arrivederci, signora,
E buona giornata anche a lei. Dopo la festa. Ciao Marco, posso entrare? Ciao Laura! Certo, entra pure. Wow, che disordine! Eh sì, la festa è stata grande. Guarda quante bottiglie. E anche tanti bicchieri sul tavolo. Già, ma almeno il pavimento è pulito. Sì, nessuno ha rovesciato niente. Per fortuna, solo Paolo ha fatto cadere un pezzo di torta. Ah sì? Dove? Sul tappeto, ma ho già pulito tutto. Bravo, la torta era buonissima, vero? Sì, quella di Giulia con la crema e la frutta. Quante persone c'erano alla fine? Credo 15. Tutti molto simpatici. Sì, e la musica era perfetta. Tutti hanno ballato. Soprattutto Giulia e Paolo non si sono fermati mai. Vero? E tu sei diventato DJ per una sera? Mi piace scegliere la musica. Hai dormito bene dopo la festa? Poco. Sono andato a letto alle 2. E tu? Anch'io, ma ne è valsa la pena. Già. Penso che rifacciamo una festa a Natale. Ottima idea. Possiamo fare una cena con piatti tipici. Sì, io preparo la pasta al forno. E io porto un dolce, magari un tiramisù. Perfetto. Ma la prossima volta puliamo la casa prima che arrivino tutti. Giusto. E mettiamo più sedie. Ieri mancavano. È vero, ma è stata una serata bellissima. Sì, grazie ancora per tutto. Di niente, Laura. Sei sempre bravissima. Grazie. A domani. A domani, ciao!